questo trasferimento attraverso le campagne olandesi. Oggi stiamo raggiungendo la cittadina di Hoorn, un'altra cittadina a nord-est sulla costa di Amsterdam. Però la prima tappa che vogliamo fare, andiamo a visitare il discount. Prima di andarci a sistemare in qualche parcheggio in libera, diciamo vicino al centro della città, andiamo a fare la spesa. Quindi visitiamo uno dei primi Lidl dell'Olanda, che abbiamo visto che comunque, diciamo, qui i prezzi sono ancora accettabili, diciamo, forse appena più cari dei nostri italiani, ma neanche troppo. Probabilmente i prezzi li troveremo più cari entrando poi in Danimarca prossimamente. Per il momento diciamo che è tutto nella norma. Sai che mi fa una certa cosa fermarmi nei parcheggi della Lidl e non in quelli di Walmart. Siamo sempre in tempo, Anversa è un attimo, ricordatelo, Ma Baltimora il porto adesso non è usabile, non è fruibile, dovremmo ritornare ad Halifax. Esatto, se arriva il caldo, diretti su Halifax. Buona. Wow, che grande che è! Grande, Amo! La prendiamo la zucchettina? Zucchettina! Come si faceva in America? 2,19 al chilo al pezzo? No, 2,19 deve essere 500 grammi perché al chilo 4,39. Prendiamo un pochettino di carote, Sì. queste qui belle piccoline da 0,99. Vai. Una bella. Quanto costa la bella? 1,49. Non so se ci sono anche in Italia, però qui c'è un assortimento pazzesco di patatine da fare, diciamo, in padella, già minimamente precotte, sbollentate, tutte tagliate o a fettine o a quadratini, hai diversi sapori, cioè tipo queste all'Indian Curry Style, queste alle erbette, queste naturali, e i prezzi per 700 grammi variano da 1,29 a 0,99, quindi diciamo, sono anche convenienti. La cosa buona di qua è che si mette direttamente nel carrello senza sacchetto. Apparentemente sono più smart di noi e non usano i sacchetti per la frutta e la verdura. Un sacco di queste buste di verdure già pulite, tipo questo è minestrone, 1,99, fagiolini 1,19, buone. Lasagna al salmone, qui siamo sullo stile americano, lasagna vegana, lasagne di tutti i tipi, vaschetta di prugne da 400 grammi 1,49. I prezzi mi sembrano più o meno, I prezzi sono in linea, sono assolutamente sì. Un maionese e uno strudellino alla mela. Allora, pronto, vai. Vediamo un pacchetto di pollo stilo mexican, 550 grammi, 3,99. Ok. E queste? 4 hamburgerini Da piccoli, un etto l'uno, 3,99. 3,99. Bene. Quindi prezzi, diciamo, Sì. prezzi assolutamente in linea. Hummus 1,39, 200 grammi. Vai. C'è il ghirlandino e l'asciugatallare. Comprarti il salame qui, vergogna. Vergogna.
Andiamo, vergogna. Vi segnalo che abbiamo comprato anche la bottiglia di prosecco. Perché? Così. Ah, così. Uova quanto costano? 1,99, 6 uova. Prendo questi come quelli americani, i cetrioloni, 1,19. E poi abbiamo preso questi che sono gli stroop waffle proprio per provarli, cioè l'abbiamo già provato ma non è che ci facciano impazzire. Per questa spesa abbiamo speso 53,16 € per questo carrello. Insomma, forse un po' di... qualche pezzo magari che costa un po' di più. Abbiamo preso una bottiglia da 8 €, poi il resto più o meno. Buongiorno! Buongiorno e buon compleanno, amo! Compleanno bagnato? Compleanno fortunato! Inshallah. Allora, appena lasciato il cingone in parcheggio a pagamento qui a 2 passi dal centro della cittadina di Horn! O come si pronuncerà, voglio dire in olandese, Horn! Perché sono tutti, tutte sta roba qui così. 4,50 € per tutto il giorno, ma onesti, senza possibilità praticamente di starci la notte, vabbè, chiaramente. volevi troppo. Adesso sentiamo già un tunz 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 tunz. Ma perché sono le celebrazioni per il tuo compleanno? L'hanno saputo anche qui a Horn? No, che sono nata lo stesso giorno del re. William beh. Alexander mi sembra si chiama. E allora dillo, E quindi stiamo andando proprio verso il centro cittadino perché abbiamo dormito qui a poca distanza e oggi ne vogliamo approfittare che dovrebbero esserci diversi eventi appunto per questi giorni del re. O come dice la serie, ci deve essere un po' di remescio. Già si vede, il movement. Che è carnevale. Anche se teoricamente il grosso dovrebbe esserci stato stanotte. Ieri sera, sì. Proprio i bagordi con birra a fiumi. E siccome noi notoriamente siamo, voglio dire, tipi da bagordi più che altro, ce ne siamo stati di molto in branda ieri ci siamo dileguati in un posto dove si poteva stare in libero, uno dei pochissimi proprio fuori dalle porte della città. Siamo stati benissimo, fra le altre cose. Sì, nel parcheggio di una Waffle House. Sì, questo validissimo, forse è il posto migliore da quando siamo arrivati in Olanda. A few moments later. Stiamo girovagando così nel caos più assoluto. La parola d'ordine della giornata di oggi qui in Olanda è casino! E poi fondamentalmente non è che ci siano eventi particolari, tipo robe folcloristiche, no, cioè ci sono tipo DJ set fuori dai bar, ci sono i DJ che un po' di gente rintronata in giro. Io comunque li voglio vedere fra 2 o 3 orette a questa gente qui, come sono, sdraiati a pelle di leopardo per strada. Siamo nella piazza principale del centro di Horn. Tunz, dai, mettiti sul cubo, sul tavolo, vai. Io non so se si sentirà qualcosa, sinceramente, People ask Briscoe, how do you keep it alive? Don't forget the day. I'm going to say, yeah. Don't forget on me.
lo street food. Questo, eh? Allora, già questo posto qua mi piace. Madonna, c'è C'hanno un profumo. c'hanno un botto proprio di prosciutto, sembra proprio già arrosto, che lo fanno cuocere su questa griglia e poi ci riempiono tipo i panini da hot dog. Spettacolo. Mamma mia, You che take card? profumo. Yeah. Ci siamo subito fermati al primo che abbiamo trovato, tanto come assaggino, per un panino con questo prosciutto affumicato profumatissimo, panino da 6 euro. 6 euro. 6 euro, non è grandissimo, però è bello super mega imbottito. Vai col primo assaggio. No, primo assaggio te, perché questo è l'aperitivo del tuo pranzo di compleanno. L'aperitivo del pranzo del compleanno. Buono. Però Se lo inzuppava un po' nella puccetta il pane sarebbe stato ancora più saporito. Cioè il profumo che arrivava non arriva tanto quanto il sapore senza la puccetta dell'olietto. Ah! No, solo per far vedere che non è che me lo sono mangiato tutto io, lo sta assaggiando anche DG, eh? sì, devo dare l'approvazione anche io. Eccoci, c'è uno spiraglio di sole. Ma vieni, quanto durerà? 35 secondi e mezzo? Abbiamo tirato fuori le mani dalle tasche senza che ci congelassero e ci siamo spostati in questa parte fuori dal caos del centro, perché diciamo è un punto iconico della cittadina di Hoorn, quindi per vedere questa costruzione, questa torretta che è questa, che si vede in tutte le foto come simbolo della città, dove c'è l'orologio. Nello stesso punto ci sono anche questi barconi e queste barche grandissime da crociere nei dintorni. Qui c'è il resto del porticciolo e adesso andiamo in direzione per vedere la parte del porticciolo, diciamo, storico e le casette più caratteristiche, che sono quelle laggiù in fondo. Si sente il sound all'orizzonte dove continuano i festeggiamenti, ma perlomeno adesso si può camminare tranquilli. Ma secondo te anche all'interno le case, i pavimenti li fanno così verso la strada? Voglio sperare che i pavimenti almeno no. E dopo aver visto il numero spropositatissimo di biciclette che ci sono, qui abbiamo googolato per informarci quante biciclette ci sono in Olanda, nei Paesi Bassi. 400, 500? Sì, pro capite per ogni 10 abitanti. Ci sono circa 23 milioni di biciclette, ciò vuol dire che il numero è alquanto superiore rispetto agli abitanti dell'intero paese. Tipo una bicicletta e mezza a persona. Anche di più. Say round and roll. Take it, Think I have a lot to give, but what I got to give to you. Can't buy me. Everybody tells me so, can't buy me. 8:01 p.m. Non avendo trovato un ristorante degno di un pranzo, merenda, cena di compleanno, abbiamo deciso di tornare sul cingone e parcheggiarci fuori dal Waffle House dove abbiamo dormito ieri sera. Peccato che siamo arrivati qui ed era chiusa per il giorno festivo, e quindi cosa si fa? Si rimedia con una bella merenda cena sul cingone a base di polpettine al sugo e purè, ricetta dell'ultimo momento. Beh,
sugo ce lo devo ancora mettere. E ti segnalo che ci abbiamo ancora una scatola di pomodori Great Value, che sono quelli di Walmart, quindi tipo l'ultimo Walmart del Canada. Cioè, ma hai guardato la Ho scadenza? guardato, però non sono ancora scaduti, quindi li possiamo mangiare. Pomodori del Walmart per Pensa fare te. ma li ho tenuti come un oracolo perché erano molto buoni e avevo nostalgia a farli, perché sono quelli arrostiti. Senti che profumo di arrostito, dai. Toppissimo. Qui cenone di compleanno? Sì, poi si sboccia. E Così vai. almeno possiamo anche bere, che il Gigi non deve neanche guidare, siamo già sul sito per la notte. Vogliamo immortalare questo momento in questo posto epico. Mentre che aspettiamo che si cuociano le polpette e che sia pronto il purè, sbocciamo questa bottiglia Perché millesimata. il DG chiaramente c'ha una certa classe. Dai, che poi ti mettono nei commenti dove l'hanno visto e quanto costa questo prosecco. Ci facciamo sempre la nostra brutta figura. Vabbè ragazzi, non è arrivato con lo sponsor, pacete. Ce ne faremo una ragione anche Assolutamente. Il brindisi per il compleanno della Sere, della mia badantina, la Perché se badante non fosse più per- bella del mondo. Sì, bravato. Lampadario, occhio. Che semo? Vado? Vadi? È più pratica. Non si apre. È praticissima. Sì, sì, dai. Dai, vai. Ahorita. Mia casi. Casi mente. 3, 2, 1. E vai! Auguri! Abbiamo Intanto, anche tirato fuori i bicchieri del servizio del matrimonio. in pentola cuociono le polpette. Non so se si sente il blu 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 blu. Cin. Come si dice? 100 di questi giorni, Gina. No, di pioggia così no. Buono! Buono, bello fruttatino. Come l'ho scelto? Cambretti. Il sommelier DG, cioè ragazzi, c'è una certa Vi dico classe. dove l'ho comprato. Buono, eh? L'abbiamo anche fatto vedere forse durante l'ultima spesa, quindi Buono, non ci eh? sono segreti. Eh? Si vede che non ci capiamo niente. È quello che staranno pensando tutti. Vabbè. Ecco la serie con la ricetta stellata per il pranzo merenda cena del compleanno. Il pranzo è servito. Anzi, la cena è servita. La Che- merenda è servita. Che spettacolo, E ragazzi! come si direbbe dalle tue parti? No, vai a mezzo agli ubriaconi lì a Horn a mangiare le patatine fritte. De no! E spendi 50 euro per un panino alla ringa! Abbiamo preso l'antipastino lì, il panino. Ma quanto col pesa sto prosciutto. piatto? I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. Ci siamo appena spostati dal parcheggio che stiamo usando nelle ultime 24-48 ore qui a Horn. Il tempo è migliorato leggermente, per cui abbiamo deciso di spostarci e tagliare, diciamo, questa parte settentrionale dell'Olanda dalla costa. metri alla rotonda. Parla sempre a sproposito. Quando deve stare zitto. Stavo dicendo, ci stiamo spostando dalla costa est, la parte diciamo nord dell'Olanda,
tagliando un po' la punta e andando sulla costa dall'altra parte, quindi sulla costa nord-ovest, nella zona quella che si chiama il Petén, che Petén ci ricorda tanto delle zone del Messico, del Guatemala, che c'erano parecchie posti che si chiamavano il Petén. Nel frattempo qui stiamo attraversando di nuovo una zona comunque di campi di tulipani. Spettacolo. Se mi vedete distratta è perché guardo in giro. Spettacolo veramente, ci sono questi striscioni di questi campi proprio in mezzo al verde e poi il contrasto è bello perché c'è campo pazzesco. Arrivo. Vadi, Tanto parla. vadi che io racconto. Quindi stamattina, mentre la serie sta riprendendo chiaramente l'ennesimo campo di tulipani, Sono tornata. ci dirigiamo verso una zona delle spiagge più famose appunto dell'Olanda. Tanto qua l'Olanda è piccina, cioè nel senso Ah sì. in mezz'ora, 40 minuti si va da una parte all'altra, si attraversa dalla costa est alla costa ovest, quindi anche lì per chi ci segue su Polar Step vedrà tutto questo itinerario incasinatissimo, praticamente a zig zag eccetera, ma è proprio perché Però è una figata perché così almeno si spende poco di diesel, Sì. contrariamente a quello che facevamo in America, delle Sì. centinaia di dollari per i pieni di diesel. diciamo che la visita dell'Olanda a livello di chilometraggio non è Cioè, una cosa Una esagerata. cosa lunga e arrivarci qui, questi un po' più di 1000 chilometri, però poi una volta qui in zona vi rifate dei chilometri percorsi. Esatto. Eccomi discesa nel parcheggio della spiaggia del Petén. C'è un vento che porta via. Adesso andiamo a vedere se, essendo domenica, c'è da pagare il biglietto per il parcheggio lo stesso o se è a gratis. Andiamo a vedere queste spiagge famosissime dell'Olanda settentrionale. Wow, Ah, che belle. vista. Spiaggione clamoroso, eh? Guarda in là. Aiuto! Si prende il volo qui in cima. Wow! Sole, ti prego, ritorna. Cosa deve essere però d'estate questo posto? Vedrà che Se siamo ci a sono una maggio, quindicina di gradi in più e un pochino meno vento, deve essere un posto veramente top. Lo so che hai studiato, lo so che hai No, studiato. stiamo sfidando avanti, avanti. Stiamo sfidando nuovamente le intemperie perché sta per uno anche per piovere, ma noi ci stiamo dirigendo Al famosissimo Palendorp, lo dico io. Oh, quella che via. diciamo sembra essere l'attrazione principale del Petén, questa zona bellissima di dune così sul mare, e vediamo all'orizzonte questo agglomerato di pali di legno gentilmente offerti da un imprenditore locale. Stia attenzione perché qui dobbiamo passare sulla sabbia, 4x4? Sì, Via! via. Vi racconto brevemente prima che il diluvio ci colga
Che cosa sono questi pali in legno che si vedono? Dovrebbero essere tipo 160 travi di legno piantate nel terreno sul bagnasciuga, messe nel 2016 in ricordo del villaggio del Petén, che è stato più volte distrutto, portato via sia per le tempeste, in particolare per la tempesta di Sant'Elisabeth e poi per altre storm nel giro degli anni. Ci sono una decina di pali più alti ed altri più alti ancora che rappresentano la chiesa e una decina di case del villaggio esistente nel 1792. Ma hai detto che i locali che ci sono e le strutture che ci sono qua sulla spiaggia, qua in Olanda, sono conosciute come? Pavilion, ossia i nostri bagni. Esatto, i nostri bagni si chiamano pavilion. Pensavo fossero ciringhiti sulla spiaggia, pensavo di essere sulla spiaggia di Tulum. E questa dietro di me, come potete vedere, è una sezione della spiaggia dedicata agli juventini. Ma cosa sarà questa zebra qua, scusa? Cioè, che è il posto adibito al pascolo delle zebre? Cioè, non capisco. Secondo me questo qui è il pavilion zebra. A parte il fatto che non sappiamo a cosa sia dovuta tutta questa schiuma bianca, se sia realmente materiale vegetale dovuto al fondo marino o qualcosa, però siamo proprio nel mare del nord, anche perché questo è mare del nord e esattamente lì di fronte ci sono già le coste del Regno Unito, le coste dell'Inghilterra. E siccome noi siamo bambini bravi e facciamo i nostri compiti, Ci siamo andati a fondo. esatto, ma molto a fondo, vi diciamo adesso con cognizione di causa che questa schiuma è derivata da un aumento di una sostanza organica derivante dalla decomposizione delle alghe che funge come stabilizzante della schiuma prodotta dal moto ondoso. Insomma, la decomposizione delle alghe, punto, dai, per farla semplice. Diciamo, la cosa buona però che durante tutta la passeggiata che abbiamo fatto qui in spiaggia, e facciamola vedere perché è realmente così, non abbiamo trovato né un singolo pezzetto di plastica portato dal mare, cioè la spiaggia è naturalmente pulitissima e non è stata pulita perché diciamo la stagione deve ancora iniziare, ci sono soltanto delle conchigliette, dei legnetti, ma zero plastica, il che non me lo sarei mai aspettato perché con questa marea normalmente le spiagge sono piene.